ashamed. No one waits on you. Will never be ashamed. No one waits on you, God. And even though my heart wants to run wild, in a frantic panic, looking for solutions, I know that deep inside, only you have salvation. So on you I wait. I take the reins of my crazy mind. Keep me in perfect peace. Gave my soul and I wait on you. I wait upon you. My mind is stayed upon you. I wait on you, 'cause only you can save. Only you can deliver. You're the God of tender mercies. You're the God of loving kindness. Only you can save. You're the God of tender mercies. You're the God of loving kindness. This is the truth. Only you can save. You're the God of tender mercies. You're the God of loving kindness. I hope in you. Only you can save. Only you save. Only you redeem. God of tender mercies. You're the God of loving kindness. Only you can save. You alone. You're the God of tender mercy. God of my salvation. You're the God of loving kindness. Teach me the way of love. Only you can save. Lead me in mercy and truth. You're the God of tender mercy. God of tender mercy. You're the God of loving kindness. God of loving kindness. God of loving kindness. Draw me closer. Where else can I go? For you alone have the words of life. So draw me unto you. Draw me in my time of need in the night. You're something to draw me. So pull me close to you. Call me close to you. Want me close when I'm far away. When I can't see. Lost in the darkness. When I do not know. Draw me unto you. Even in the night seasons, draw me into your way. Remember me with tender mercy. Remember me with loving kindness. Remember me with tender mercies. When you think of me, remember me with loving kindness. Bonsoir tout le monde e benvenuti a un nostro altro incontro con la parola di Dio. E che bello essere qui con voi, eccole qui, sin salabim, sabarapadim pim pim. Stavo sistemando, scusate, stavo sistemando un po' di cose a ultimo momento, sì, perché Dio mi ha messo nel cuore di regalare un cellulare, sì, un cellulare. Dio mi ha messo nel cuore di regalare un cellulare e così vuole fare. Già era un po' di tempo
un cellulare, questo cellulare, voglio regalare questo cellulare a una persona che se lo merita, a chi se lo merita veramente, perché è una persona con un cuore d'oro e le lo voglio regalare. Me l'ha messo nel cuore, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, per quello è anche un atto di ringraziamento a Dio. Ah, bene, comunque, niente. E come stavo dicendo, cosa volevo fare adesso? Cosa volevo fare? Sì, abbiamo uno studio, ma questa sera alle ore 20... Ah, il compleanno, oggi è il compleanno di Daniele Contrino, auguri. Ci sei, Dani? Dove sei? Daniele Contrino, abbondanti benedizioni. Ci sei, Dani? Scusa, non ho potuto vedere qui. Ecco, il compleanno di Daniele, come la mia carissima assistente Tamara. È la strepitosa, ragazzi. Una donna di Dio che Dio mi ha messo come assistente, che mi dà una mano con tutti gli impegni. Ringrazio Dio per la sua vita. Ma ritornando a Dani, non lo vedo in diretta. Non ci sei, è sempre in diretta, non lo vedo. Non c'è Daniele, se non c'è. Comunque, c'è Daniele? No, non c'è Dani oggi. È un fratello che stimo molto, veramente. Non lo conosco di persona, ma da quando è entrato nella scuola, sai, ha una bella chiamata. Sai quando è quei feeling spirituale di alcuni che hanno la chiamata di Dio e sono contento che è parte della nostra scuola. Ed è un privilegio, ragazzi, perché è un mist. Sai, io ringrazio Dio perché, come stavo dicendo oggi stavo parlando con tutti i responsabili del gruppo di intercessione. Abbiamo diversi gruppi, uno di questi è il gruppo di intercessione e stavo sottolineando il fatto con loro, scusate, sto cercando di sistemare la camera, eccolo lì, del privilegio che noi abbiamo e quanto noi dobbiamo lottare per mantenere questa unità che Dio ci ha dato. Che bello avere cattolici, protestanti, dentro dei protestanti anche diverse denominazioni, tutti uniti per un obiettivo: la salvezza e la formazione, fare discepoli, il comandamento che il Signore ci ha dato. E stavo sottolineando questo fatto ai responsabili, prima a ringraziarli per il loro servizio verso Dio e poi veramente discepoli strepitosi Dio ci ha dato. Ma comunque gli stavo sottolineando l'importanza di questo, di lottare per l'unità, perché sarà la nostra unità che farà vedere al popolo, alla gente che non conosce a Dio, che Cristo è il Messia. Comunque riprendiamo il discorso di ogni cosa. E vi incoraggio a fare degli studi. Prendi una bella chiave biblica, contatta Pasquale, fatti arrivare una chiave biblica. È uno dei programmi più belli della Bibbia. E chiedi a Pasquale, lui ti dirà tutto. Chiamala Pasquale e digli: Pasq, come faccio a avere il programma della Bibbia? Al 32917472332 e tu lo chiami e lì a questo numero sotto impressione e lui ti dirà di che cosa tu hai bisogno per poter avere questo programma della Bibbia. E datti da fare con il programma della Bibbia. Datti da fare, aspetta, datti da fare, dimming, che cos'è dimming? Il dimming, che cos'è il dimming? Aspetta, ho capito. Background transparency, wow, corner rounds, ush, bello. No, lì no. Che bello, sì, orientation, ok, guardate, là, tu, pa, ecco lì, così si vede bene il numero di Pasquale. Scusate, mi sono messo a giocare con il programma. Allora, ritornando noi, stavamo dicendo, fai degli studi, comincia a imparare a studiare la Bibbia da solo, lascia che lo Spirito Santo ti dia rivelazione e fai degli studi. Ci sono tanti modi di studiare la Bibbia. Questo lo stiamo vedendo nel corso La chiamata di Dio. Ma dall'altro lato, impara a ricevere rivelazione direttamente dalla parola. Inizialmente Dio ti mette qualcuno, o puoi fare una bella scuola biblica dove poi puoi imparare a ricevere rivelazione in diretta. Ma dall'altro lato, prima o poi tu devi imparare e devi fatti degli studi. A volte sbaglierai, certo, tutti sbagliamo, ma che bello poter darti da fare, cominciare a
a ricevere rivelazione alla luce della scrittura. E ritornando al discorso che abbiamo fatto, ho messo la parola ogni tempo nella chiave biblica e sono venuti fuori delle cose molto 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 interessanti, tra le quali, come già abbiamo visto ieri nelle lezioni, abbiamo visto come la mano del Signore ha fatto ogni cosa, Lui rende grande e forte ogni cosa, come ogni cosa è stata fatta con uno scopo, come Davide ha recuperato ogni cosa, e abbiamo visto velocemente anche ieri il perché lui ha recuperato ogni cosa, come Abramo alla vecchiaia è stato benedetto in ogni cosa, e se l'ha fatto con il padre della fede, se noi seguiamo le orme del padre della fede, anche noi potremo arrivare alla vecchiaia con benedetto in ogni cosa. E come nel dare generosamente ai bisognosi, Dio ci benedice in ogni opera nostra e in ogni cosa alla cui noi metteremo le mani. E come anche Giuseppe con la benedizione di Abramo riusciva bene in ogni cosa. Che bello, che interessante. Ehi, questo è affascinante, studiare la Bibbia in questo modo, perché tu puoi vedere, leggendo il contesto, come loro sono riusciti a avere la benedizione di Dio in ogni cosa, come Dio, come la parola ogni cosa ti apre la mente per comprendere tante cose importanti. E riprendendo il discorso, facciamo un combine, ecco, così potete seguirci con lo studio della parola, e nota che la Bibbia dice in Ecclesiaste: per tutto c'è il suo tempo, c'è il momento per ogni cosa sotto il cielo. E notate che c'è un tempo e c'è un momento, c'è il tempo e c'è il momento per ogni cosa sotto il cielo. Ogni cosa sotto il cielo ha il suo tempo. E ora puoi perdere il treno e il momento, il tempo, sì, se non confidi in Dio puoi perdere il tempo e il momento che Dio ha stabilito per ogni cosa. Ha senso? E ora, com'è importante comprendere che c'è un tempo e c'è un momento per ogni cosa. C'è un tempo e c'è un momento per ogni cosa. E il versetto 11, sempre Ecclesiasti, dice: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. E ora nota che c'è il nostro tempo. E a volte alcune di queste ogni cose possono arrivare nel nostro tempo, ma se non arrivano nel suo tempo non saranno belle, perché ogni cosa ha un suo tempo, ma ogni cosa è bella al suo tempo. E qui parliamo del matrimonio, qui parliamo del lavoro, qui parliamo di tutto, della chiamata, del ministero, di tutto quello che Dio ha fatto. Dio ha fatto ogni cosa, tutte quelle che Dio ha fatto è bella, ma ecco che devo coordinare quello che ogni cosa con il tempo di Dio. Se vuole che ogni cosa che ha il suo tempo sia bella, perché c'è ogni cosa e sai che c'è un tempo per morire, lo dice la Bibbia, c'è un tempo per nascere e c'è un tempo per morire. E che bello quando arriva il tempo di morire, e che bella, perché quando è il tempo di Dio, minimo 70 anni, sappi che il tempo di Dio è il minimo è 70 anni, e quando arriva il tempo di Dio, massimo 120. Quando arriva è bella la partenza sarà qualcosa di bello, in maniera dolce, leggera. Forse, a me sai che cosa mi piacerebbe? Essere un martire. Sì, ma non soffrendo. Visto che devo essere un martire, sai, tipo, non lo so, in un'esplosione, o che ti tagliano la testa, zing, così di un colpo, così non senti niente. Lo so, non sono normale, non sono normale. Ma ogni cosa è bella al suo tempo. E per quello è importante camminare nel timing di Dio. Matteo capitolo 19, versetto 26, dice: Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, cioè che un ricco sia salvato. Ma a Dio ogni cosa è possibile. E ora nota che interessante. Che interessante. No, aspetta, fammi controllare. Non voglio dire, perché forse ho sbagliato, non ho visto il contesto e non voglio parlare apressuratamente se veramente il contesto del giovane ricco. Allora, un secondo. Matteo capitolo 19, versetto 26, eccolo qua.
Sì, sì, il contesto. Hai visto? Sì, era il giovane ricco, il giovane ricco. E Gesù che parla del... il contesto è quello. Bene, bene, sono contento. E meglio controllare per non sbagliare. Comunque, nota che ogni cosa è possibile a Dio. E ora, beh, ogni cosa è possibile a Dio. Se ogni cosa è possibile a Dio, io non devo fare niente, perché per Lui ogni cosa è possibile. No, ma la somma delle sue parole, come dico sempre, è la verità, non un solo versetto. Perché se io voglio che quello che una di queste cose che è possibile a Dio, cosa devo fare? Marco 9,23 Gesù dice, se poi ogni cosa è possibile a chi crede. Ah, ok, ogni cosa è possibile a Dio. Sì, ma dall'altro lato, qui viene da Gesù Cristo e dice, se puoi aiutami. Dice, se puoi aiutami. Dice, se puoi. Ogni cosa è possibile a chi? A chi crede. Perché a chi crede? Perché ogni cosa è possibile a Dio, ma io devo credere. Se io credo che questo sarà possibile e non dubito, perché il combattimento è nel dubitare. Abbiamo parlato di dardi infuocati venerdì sera, è stato un bellissimo incontro. E come i dardi infuocati, ho spiegato ieri sera, una rivelazione che il Signore mi ha dato nell'andare. Oggi è sabato o domenica? No, oggi è sabato. E stavo spiegando qualcosa che il Signore mi ha fatto vedere mentre stavo insegnando, che i dardi infuocati del nemico ci sono quelli interni e quelli esterni. Quelli interni sono quelli che sono i pensieri in prima persona, che sei lì da solo, a un certo punto, paf, ti viene il dardo infuocato. Ma quelli esterni, dal momento che i demoni comunicano tra di loro, sono quelli che vengono dati per mezzo delle persone. Ma quei dardi che ti lanciano le persone sono sempre connessi con le fortezze interne. Noi abbiamo delle fortezze, abbiamo delle armi per distruggere le fortezze, ma o per resistere il giorno malvagio o l'armatura. Una cosa sono le armi, un'altra l'armatura. Nell'armatura abbiamo lo scudo e lo scudo spegne i dardi infuocati. Quando ci sono delle fortezze non abbattute, questi dardi infuocati hanno più forza. Ma a volte ti viene un pensiero e poi ti arriva una persona che ti dice quello che tu già stavi temendo. Un pensiero che crea paura, dardo infuocato, e una persona che ti dice qualcosa che fortifica quella paura basata sulla fortezza mentale che tu hai. Ha senso? E ora, per quello lui gli dice se puoi, e in questo caso dice ogni cosa è possibile a chi crede. E per quello, se tu non dubiti, il diavolo che cosa cerca di fare? Di farti dubitare la fede. Cioè, ti manca la sapienza. Chiedere a Dio che dona generosamente senza riprocciare, ma la chieda con fede, senza dubitare. E il combattimento arriva quando ti arriva la parola e col diavolo, pum, subito ti vuole far dubitare. Se tu scegli il dubito, ecco che vince il nemico nella tua vita. Ha senso? Spero avermi spiegato. Questo l'abbiamo visto tutto ieri sera con calma, parlando dei dardi infuocati. Rivelazione importante. Ma Marco capitolo 4, 34 dice, non parlava loro senza parabole, sta parlando di quelli che lo seguivano, non dei discepoli, ma in privato ai suoi discepoli, no, questo mettiamolo, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ora, Dio vuole spiegarti ogni cosa. A chi spiegava ogni cosa? Ai suoi discepoli. Chi sono quei discepoli? I discepoli sono, tu lo trovi in Giovanni capitolo 8, versetto 20, 21, dice, Gesù disse ai giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli. Ok, presta attenzione. Numero 1, se io voglio essere veramente un discepolo, devo perseverare nella parola, cioè persistenza. Ma prima di perseverare devo credere. Questo è l'ordine per essere un vero discepolo. E i veri discepoli spiegavano cose. Infatti il versetto 31 di 31, 30 e 31, scusa, non 20 e 21, 30 e 31, il versetto 30, se non mi sbaglio, dice a quelli che credevano, se perseverate nelle parole sarete veramente miei discepoli. E poi il 31 dice, e conoscerete la verità e la verità vi farà libero. 31 o 21, vabbè, andate a controllare. Conoscerete la verità e la verità vi farà libero. Molti prendono questo versetto fuori contesto, perché questo versetto è solo per i veri discepoli. I veri discepoli sono quelli che perseverano. Ma prima di poter perseverare devi credere. E ora tutto parte dal credere. Per quello dice, a chi crede, ogni cosa è possibile. Ma perché? Perché il credere è quello che ti permette di essere veri discepolo. Tu perseveri nella parola. E ora quando tu sei vero discepolo, ti spiega ogni cosa. Ma come Gesù oggi? Perché qui c'è Gesù era presente. Come fa Gesù a spiegare ogni cosa oggi? Questa è una buona domanda. Sempre parlando di ogni cosa. Guarda questo.
Proverbi 20, facciamo così, toc, ecco. Proverbi 28,5, gli uomini malvagi non comprendono. Chi sono i malvagi? Quelli che seguono la propria via, ciò che è giusto. Ma quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa, cioè quelli che persistono nella parola, che sono i veri discepoli, questi che cercano, comprendono quanto? Ogni cosa. E per quello i discepoli, lui spiegava ogni cosa, loro comprendevano ogni cosa. Perché? Perché perseveravano, cercavano il Signore. La maggior parte lo seguivano perché dava da mangiare, per quello che Gesù dà. Oggi ci sono tanti credenti che cercano Dio per quello che dà, non per quello che è. Il vero discepolo cerca Dio per quello che è, non per quello che dà. E allora ecco che tu comprendi ogni cosa. Ma com'è il percorso per comprendere ogni cosa? Giovanni 14,26 dice: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Ah, ok, e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma adesso capiamo meglio come, perché o come chi cerca Dio comprende ogni cosa. Perché quando cerco Dio, lo Spirito Santo mi insegna ogni cosa. Ma come è il processo? Non tutti quelli che hanno lo Spirito Santo insegna ogni cosa. Perché prima Giovanni 2,27, quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome l'unzione vi insegna, ok, vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato. E ora notate che è principalmente l'unzione è la manifestazione dello Spirito Santo. Per manifestare l'unzione che ti insegnerà ogni cosa, tu devi cercare Dio. Nella ricerca di Dio comincia a essere guidato nella ricerca di Dio comincia a essere ripieno di Spirito Santo. Dall'essere ripieno comincia a essere guidato e dall'essere guidato tu arrivi alla unzione. Questo è il percorso per arrivare all'unzione che ti insegnerà ogni cosa. E ora nota che dice chi cerca Dio, perché? Perché chi cerca Dio si riempie dello Spirito Santo. Chi cerca Dio viene guidato da Dio, chi cerca Dio lo Spirito può insegnare ogni cosa perché manifesta l'unzione dal dentro verso il fuori. Spero essere stato chiaro. Oggi finiamo un po' prima perché ho una riunione, ma abbiamo tante altre cose interessanti riguardo ogni cosa che probabilmente domani finiremo su questo piccolo studio che abbiamo fatto. E vi incoraggio, oggi finiamo un po' prima ragazzi, è sabato, molti sono fuori, finalmente lunedì diventiamo gialli, non perché diventiamo cinesi, ma o forse sì, non lo so, con questo virus. Andiamo a mangiare qualcosa fuori. Credo che si può aprire il ristorante, no? Non so come le storie, vabbè. Boh, già ormai ho perso il tempo, ho perso il tutto, ho perso l'olfatto. No, non è vero. Bene, ok ragazzi. Bene, ok, perfetto. Noi ci vediamo domani ragazzi per un altro bello, la terza e ultima parte di ogni cosa. Terza e ultima parte di ogni cosa. Del resto Dio vi benedica, vi voglio un sacco di bene e pregate perché presto darò una notizia strepitosa che da anni stavo aspettando e alcuni ciarlatani volevano, ma ci sarà la vendetta. No. Chiedo perdono al Signore. Bene. Ragazzi, niente, ci vediamo domani. Che Dio vi benedica e pregate per noi, noi preghiamo per voi e che Dio vi benedica. A domani.